Ciao ragazzi, qui è Asiaxi, benvenuti nel secondo episodio della carriera alla guida della Pro Vercelli su Football Manager 2024. Ma cosa faremo oggi? In questo episodio giocheremo e analizzeremo 2 mesi della stagione. Vi spiego in brevissimo, così non vi annoiate subito. Andrò avanti una settimana alla volta e, se ci saranno novità, ve le illustrerò. Se la partita non è, come dire, di alto livello, vedremo solamente il risultato e il replay dei gol. Se invece la partita è una di quelle importanti, come per esempio il derby del Riso con Novara, allora il formato sarà più ampio, con una novità importante che vi avevo già annunciato nel primo episodio. Detto questo, direi che possiamo cominciare con la prima settimana. In questi giorni ho assunto il controllo totale delle due squadre giovanili, che adesso seguirò sia lato allenamenti che durante le partite. Ovviamente non vi annoierò con tutti i dettagli delle loro gare, ma qualche aggiornamento ogni tanto credo sia fondamentale, soprattutto in ottica dei nostri obiettivi a lungo termine. Abbiamo anche impostato una nuova priorità per gli osservatori, ovvero iniziamo a lavorare per raggiungere l'obiettivo della dirigenza, ovvero acquistare giocatori con meno di 20 anni. Le istruzioni vanno proprio in quella direzione, ma contemporaneamente chiediamo che siano svincolati perché dobbiamo mantenere il bilancio di mercato in attivo. A questo punto vi mostro subito la novità di questa carriera. Presentiamo il nostro avversario, il Trento, considerato dai media una delle contendenti ai playoff, quindi assolutamente da non sottovalutare. Ora analizzeremo il report dell'osservatore per trovare punti di forza e di debolezza e modificheremo la tattica con alcuni accorgimenti. Mi saltano subito all'occhio i punti deboli: i portieri hanno scarsa autorità in aria e sono poco efficaci sulle palle alte. Questo li rende vulnerabili sui cross, soprattutto quelli tagliati dalla distanza, quindi chiediamo ai nostri di crossare dalla tre quarti. 3 punti di forza: noto che 4 dei 9 assist nelle ultime partite sono arrivati da palle filtranti. Per contrastarli, chiediamo alla squadra di mantenere una linea difensiva più bassa del solito. L'analisi è completa, possiamo scendere in campo. Formazione titolare, ad eccezione di Comi che lascia il posto a Safia, e De Rosa, terzino destro di riserva, ma molto promettente. I padroni di casa danno il via alla partita, ma dopo appena 2 minuti abbiamo la prima occasione. Niang trova Schenetti al limite dell'area, ma il tiro fuori equilibrio finisce alle stelle. Dopo 7 minuti ci riproviamo. Condello riceve e lascia partire un cross sul secondo palo che trova Frey, ma il colpo di testa è impreciso a causa della marcatura. Le nostre azioni rapide non danno respiro al Trento. Emanuello, Schenetti e Safia confezionano un'azione di prima, con Safia che calcia alto di poco. Su di una punizione battuta corta, De Rosa prova il tiro a giro, non lontano dal bersaglio. Verso la fine del primo tempo abbiamo 2 occasioni clamorose per sbloccarla. Prima De Marino calcia al volo dal centro dell'area, ma il tiro viene murato. Poi Emanuello calcia da 25 metri e colpisce la traversa. Negli ultimi secondi, prima occasione per il Trento. Tiro deviato e riflesso straordinario di Rizzo che mette in angolo. E si va a riposo sullo 0-0. Abbiamo giocato bene, creato tanto, ma non finalizzato. Il Trento ha tirato solo 2 volte contro le nostre 11 conclusioni. Tuttavia, l'analista ci segnala che De Marino ha perso più palloni di tutti, quindi gli chiediamo di dribblare meno nelle istruzioni personali. A proposito, se volete che vi mostri tutte le istruzioni personalizzate, fatemelo sapere nei commenti e vi preparo una panoramica nel prossimo episodio. Torniamo in campo per il secondo tempo con l'obiettivo di portarci a casa i 3 punti. Il Trento si chiude meglio, ma dopo qualche cambio torniamo a renderci pericolosi. Al 70° Frey rientra e calcia col mancino. Tiro facile per il portiere. Ma 4 minuti dopo, cross dalla distanza, il portiere esita e Comi la tocca mandandola sul palo interno e la palla entra lentamente in rete. 1-0 per noi. Il Trento sembra aver perso spinta, infatti 3 minuti dopo Marchetti, il nostro difensore centrale, ci prova da fuori, centrando la porta ma senza ulteriori esiti. 10 minuti dopo Emanuello calcia forte dal limite. Il portiere non trattiene, Frey ci prova al volo ma non trova lo specchio. Per gestire meglio gli ultimi minuti abbassiamo il ritmo e accorciamo i passaggi. E per fortuna, perché poco dopo Di Carmine scappa alla difesa, ma Rizzo tocca quel tanto che basta per deviare il tiro sulla traversa e dopo 4 minuti di recupero l'arbitro fischia la fine. Abbiamo vinto, ma abbiamo anche rischiato più del dovuto nelle 2 occasioni concesse, che potevano costarci 2 punti. Ora vediamo se gli accorgimenti tattici hanno realmente funzionato, perché il gol è arrivato da un cross lungo condito da un'incertezza del portiere, cioè esattamente ciò che avevamo previsto. In generale abbiamo creato comunque pericoli con ben 7 cross a segno. Per quanto riguarda la nostra fase difensiva, filtrando solo per i passaggi lunghi, il Trento ha sbagliato più passaggi di quanti ne abbia completati. Possiamo dirci soddisfatti. Le scelte tattiche hanno funzionato e i ragazzi hanno risposto bene in campo. Durante la settimana successiva, uno dei nostri fisioterapisti ci consegna finalmente una buona notizia. Iotti è pronto a cominciare la riabilitazione e tornerà a disposizione nel giro di 3 mesi. Potremmo rivederlo già nel prossimo episodio. E allora è il momento giusto per presentarvelo. Iotti è uno dei nostri migliori talenti, esterno destro di centrocampo più che vero terzino, abile nel dribbling, preciso nei cross e tecnicamente raffinato. Prima dell'infortunio era anche velocissimo, ora è tornato nella media, ma con la testa giusta tornerà a volare. Nel weekend abbiamo ospitato la Pergolettese, schierando una formazione ricca di
di seconde linee. Una partita semplice solo in apparenza, tanti tiri, pochi nello specchio, ma alla fine ciò che conta è il gol in più rispetto agli avversari, che di fatto non sono mai riusciti a rendersi davvero pericolosi. A sbloccarla è stato il nostro trequartista centrale, entrato dalla panchina e autore di un mancino a giro semplicemente imprendibile. 7 giorni dopo nessuna novità da segnalare, quindi voliamo direttamente allo stadio del Lecco per affrontare una trasferta delicata. Qui il copione è cambiato, meno tiri ma più precisi, più cinici. E a brillare su tutti è stato Safia, autore di una doppietta d'applausi. In una squadra comunque piena di rotazioni, con così tante seconde linee in campo, tutti hanno risposto alla grande, limitando i padroni di casa a 2 soli tiri fuori dallo specchio. Un'altra prova di forza. Il primo sigillo di Safia arriva con un colpo di testa perfetto sul corner telecomandato di Condello. Il secondo invece nasce da un passaggio geniale di Contaldo che lo libera in mezzo a una selva di maglie blu. Gol e 3 punti meritatissimi che ci spingono con fiducia verso la prossima settimana. Anche la settimana successiva fila via liscia, senza novità. E allora si gioca. Affrontiamo l'Atalanta Under 23 in una partita un po' più ostica delle precedenti. Dietro si balla un po' troppo, ma davanti creiamo molto di più. Il loro portiere però in giornata di grazia chiude con un voto di 7.7 nonostante il gol subito. Siamo noi a sbloccarla dopo appena 2 minuti. Emanuello, lasciato completamente libero al limite dell'area, sfodera un mezzo esterno sublime che si insacca alle spalle del portiere. Peccato solo per la disattenzione difensiva al 36esimo, con inserimento centrale concesso troppo facilmente. Pareggio evitabile e 2 punti gettati via. All'inizio della nuova settimana arriva finalmente un aggiornamento interessante. Gli osservatori ci presentano il primo report sulla priorità impostato circa un mese fa. Tra i nomi spicca Malik Ampao Anti, terzino sinistro tedesco, l'unico sotto i 20 anni. Tecnicamente ancora un po' acerbo, ma già quasi a livello delle nostre riserve. Mentalmente da costruire, ma con un fisico da velocista, un treno. Non ci pensiamo 2 volte, contratto da promessa per il futuro a 28.500 l'anno per 9 mesi, con possibilità di rinnovo a fine stagione se il ragazzo dovesse convincervi. Dopo un paio di giorni di riflessione, Malik accetta e si unisce subito alla nostra Under 20 e concludiamo la settimana in casa del Renate. Partiamo bene, ma la prima disattenzione subiamo. Pellizzari svetta sul primo palo e ci punisce sul calcio d'angolo. Poco prima del riposo, però, Condello riceve palla da De Marino e sfreccia verso la porta. Destro sul secondo palo e palla in rete. Nel secondo tempo ci esprimiamo ancora meglio, triangolazione perfetta, Fresi libera e invece di calciare serve Scheretti che da 2 passi non sbaglia. E nel finale ci pensa ancora Pellizzari, questa volta nel ruolo di antieroe. Deviazione sfortunata sul cross di Frey ed è autogol. 3-1 e match chiuso. Con questa vittoria chiudiamo il mese di settembre e possiamo dare una prima occhiata alla classifica. Comanda la Triestina con 16 punti, seguita a 2 lunghezze da noi e dal Padova. Un avvio positivo. E per la prima volta eleggiamo anche il nostro MVP del mese, Davide De Marino. 6 presenze, 4 da titolare, 1 gol, 2 assist e una media voto vicinissima al 7.40. Premio meritatissimo. Chiudiamo impostando il calendario di allenamenti del mese di ottobre. Ci concentreremo su difesa, tecnica e tattica. In programma ci sono 5 partite tra Coppa Italia di Serie C e campionato. Le avversarie: Novara, Gian Erminio, Feralpi Salò e Varese, e già nei prossimi giorni la sfida di Coppa contro la Recanatese. A metà settimana abbiamo ospitato appunto la Recanatese. La dirigenza non pretendeva miracoli, bastava ben figurare. Così abbiamo mandato in campo 9 riserve su 11 e abbiamo comunque vinto per 3-0. A sbloccarla ci ha pensato Roma Erone, una delle punte in vendita, che ha approfittato di una deviazione per portarci in vantaggio. Nella ripresa Pannitteri ha messo in mezzo una palla perfetta per la testa di Safia, che è salito in cielo ed ha firmato il raddoppio. A chiudere i conti è stato Roma Erone ancora una volta, con un gran taglio sul primo palo sul cross basso di Contaldo. Il turnover pesante comunque non era casuale, perché pochi giorni dopo ci attendeva il derby del Riso, ed è qui che arriva la seconda partita che vedremo nel dettaglio. Appena aperto il report dell'osservatore, noto che il Novara ha tra i suoi principali punti di forza la velocità. Per questo chiediamo subito ai nostri di tenere la linea più bassa, lasciando meno spazio alle loro ripartenze. Poi analizziamo i punti deboli. Gagliardi, difensore centrale, in un periodo pessimo, con una media di 6.54 nelle ultime 5 gare. Se gioca titolare proveremo ad attaccarlo, ma c'è di più. 6 dei 15 gol subiti dal Novara sono arrivati da passaggi filtranti e la squadra ha problemi in marcatura. Per questo chiediamo ai nostri giocatori di giocare palla negli spazi, ma in modo ragionato, passaggi più lunghi a ritmo più basso, così da dare senso alla manovra. Ed eccoci alla partita. 2 novità: la presenza dal primo minuto di Roma Erone, che si è meritato un'altra chance dopo l'ultima prestazione, e l'assenza di Sbraga per scelta tecnica. Vi ricordate? Ottimo difensore ma troppo lento. Al suo posto c'è Marchetti, più rapido anche se meno tecnico. E dall'altra parte sì, gioca proprio Gagliardi, quindi appena si parte chiediamo subito di attaccare centralmente, esattamente dove lui difende. Dopo 9 minuti
minuti però sono loro a rendersi pericolosi per primi. Asensio colpisce di testa dal limite dell'area, ma per fortuna non trova lo specchio. Noi rispondiamo subito con un tiro velletario e romerone da lontanissimo. Al 20° concediamo una punizione sul secondo palo. Rizzo para il primo colpo di testa, ma sulla ribattuta Ranieri brucia Frey e la mette dentro. Novara in vantaggio. E non basta, perché poco dopo perdiamo anche Schienetti per un problema al piede. Passano 3 minuti e il nostro giovane trequartista decide di lasciare subito il segno. Tiro dal limite, potente, preciso ed è 1-1. Ma il derby è una partita a parte. Da un calcio d'angolo battuto perfettamente, Comi svetta e la gira in rete. Siamo in vantaggio. Al 39°, però rischiamo grosso. Ci scappa un attaccante sul lancio lungo, ma sbaglia completamente il tiro. Nel recupero ci salva il palo, perché Asensio colpisce di testa e il legno ci tiene a galla. Sulla ribattuta arriva un giocatore del Novara che però c'entra in pieno Rizzo. All'intervallo siamo avanti, ma non è la nostra migliore partita. Morosini sulla nostra destra ci sta facendo impazzire e a centrocampo arriviamo sempre secondi sul pallone. Quindi prendiamo due decisioni: via i contrasti duri, se non prendiamo palla almeno spezziamo le azioni, e marcatura uomo stretta su Morosini che sta direttamente a Iezzi, il nostro terzino destro. E invece a inizio ripresa subiamo subito gol, ma dalla parte opposta. Ghediemis si infila in area e con un tiro a giro sul secondo palo rimette tutto in parità. Incoraggia i ragazzi e la reazione non si fa attendere. Dopo 10 minuti Frey brucia la fascia destra, aspetta e poi cross al centro. Comi è lì, tapin vincente e siamo di nuovo avanti. Pochi minuti più tardi un altro cross dalla destra trova ancora Comi, che ci prova di testa, ma questa volta non riesce a dare potenza. E poi per mezz'ora la partita si spegne, l'arbitro fischia 3 volte e finisce così, 3-2 per noi. Le contromisure hanno funzionato, anche se non alla perfezione e non così tanto da analizzare insieme i grafici. Ma nei derby, si sa, contano solo i 3 punti, e quelli ce li portiamo a casa noi. All'inizio della settimana successiva arrivano anche i risultati dell'esame di Schienetti. Stiramento alla caviglia, fuori circa un mese. Non una buona notizia, perché Contaldo dovrà ora stringere i denti. Sono iniziati da qualche settimana anche i campionati delle giovanili. La nostra Under 20 è partita alla grande, quasi come la prima squadra. Tanti gol segnati, pochi subiti e 4 vittorie su 4. Discorso diverso invece per l'Under 18, che dopo aver dominato all'esordio ha inanellato una lunghissima serie di pareggi, che purtroppo non si è ancora interrotta. Speriamo cambino marcia. Nel weekend abbiamo affrontato la Gian Erminio, partita quasi equilibrata a livello statistico, ma il punteggio è stato impietoso per loro. 4-1 incassato in casa. A sbloccarla è stato Contaldo, che ha approfittato di un errore della difesa per colpire al volo dal limite con una potenza assurda. Nella ripresa i padroni di casa hanno trovato il pari con un tiro da fuori, leggermente deviato, ma quel tanto che basta per ingannare Rizzo. Ma da lì in poi è stato un monologo nostro. Sbraga ci ha riportato avanti di testa. Condello allungato con un bel tiro a giro che ha toccato il palo prima di entrare, e infine Carosso, il nostro terzino sinistro di riserva, si è trovato la palla giusta sugli sviluppi di un angolo e l'ha infilata, chiudendo la sua giornata con un gol e un assist. All'inizio della nuova settimana è arrivato un nuovo rapporto degli osservatori con qualche nome interessante. Tra tutti mi ha colpito Théo Mariani, 19enne francese promettente come centravanti. Ha convinto me e almeno in parte anche lo staff, quindi abbiamo deciso di valutarlo con attenzione. Si è detto disponibile ad accettare il ruolo di promessa per il futuro e non ha avanzato richieste esagerate. Alla fine infatti ci siamo accordati per un contratto biennale da 27.500 euro l'anno. Dopo qualche giorno di riflessione ha firmato ed è entrato a far parte della nostra Under 20. La domenica successiva abbiamo ospitato la Feral Pisalò. In questo inizio stagione ho ruotato tanto gli uomini e finora nessuno mi ha deluso. Anche questa è stata una vittoria, magari più sofferta, ma è bastato un colpo d'esterno affilatissimo di Alessandro La Rosa per risolverla. Un tiro incredibile che ha sorpreso il portiere sul suo palo. Settimana tranquilla e senza novità, quindi passiamo direttamente al racconto della sfida contro l'Albino Leffe. Grande prestazione da parte nostra, macchiata solo da un gol incassato sull'unico vero tiro pericoloso concesso. Dopo 5 minuti di dominio ci siamo fatti sorprendere da un lancio lungo, merito a Zuma, ma anche colpa nostra. Poi però si è acceso Comi, prima di testa su un cross di De Marino, poi ancora di testa su corner battuto da Condello e, udite udite, terzo gol con terzo assist man diverso, ma sempre lui. Comi di testa, saltando più in alto di tutti. Tripletta aerea e partita portata a casa. 7 giorni dopo, altro giro, altra partita, stavolta contro il Varese. Anche qui gara dominata, ma vinta soltanto per 1-0. Ci ha pensato ancora una volta Contaldo a risolverla nella ripresa, con un gol splendido, controllo orientato, tiro secco da 20 metri e portiere battuto di slancio. Possiamo davvero contare su di lui. E allora, dopo 2 mesi, la classifica parla chiaro. Siamo a pari punti con il Padova, entrambi a quota 29, ma abbiamo già scavato un solco importante, ben 8 punti di vantaggio sulle inseguitrici. L'MVP del mese di ottobre? Nessun dubbio, Francesco Contaldo. Per lui 2 gol e un assist in 6 presenze, con una media voto altissima, 7.36. Impossibile chiedere di più. Ma per oggi è tutto, spero che il video vi sia piaciuto e se questo format vi piace, allora lasciate like ed iscrivetevi per tanti nuovi contenuti. Noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao ragazzi!